Bentornati amici o benvenuti sul mio canale se è la prima volta che passate di qua. Oggi sono alle prese con la prova di alcuni colori nuovi. Siete curiosi di vedere di che cosa parlo? Subito dopo la sigla. Ed eccoci qui dopo la sigla. Sto parlando di questi. È un set della H di colori per realizzare i carri tedeschi della seconda guerra mondiale 1943-45. È un set che comprende 3 colori. Con questi ho realizzato questo modello qui, che voi vedrete nel dettaglio nelle fotografie subito dopo la prova con i colori. Voglio specificare che questo mezzo non verrà realizzato passo passo, ma verranno realizzati solamente i colori basi. Questo è il mezzo che è stato colorato con questi colori. Quindi all'interno di questo breve video vedremo come utilizzare questi colori, i colori H Third Generation. Ecco quindi il mezzo colorato già di marrone. Ora vado ad aprire quindi la scatola con questi 3 colori che vediamo, li vado a mettere qui in ordine. Ricordo che sono colori per realizzare, come potete vedere qui, i mezzi tedeschi. Sono colori di terza generazione con una nuova formula, pensati per essere dati sia ad aerografo, come vedremo, sia a pennello. Per l'aerografo non ho fatto altro che introdurre il primo colore, il Dunkelgelb, nella coppetta e, forse sbagliando, ho provato a diluire con della semplice acqua. Devo dire che come diluizione potete fare un 50 e 50 e pressioni del compressore piuttosto alte. Con il loro diluente credo che ovviamente le percentuali e le diluizioni possano essere inferiori. Ho avuto dei piccoli problemi con la diluizione, come vi dicevo. Probabilmente, essendo colori che non conoscevo, ho sbagliato e devo dirvi che ho risolto in questo modo, cioè utilizzando, come vi dicevo prima, 50 e 50. Sicuramente con il loro diluente potrete vedere che sono molto più pratici da utilizzare piuttosto che con della semplice acqua, e la copertura è ottimale. Inoltre la cosa che mi piace veramente tanto di questo colore, almeno del Dunkelgelb, che non risulta un colore troppo scuro, che ovviamente per i pezzi in piccola scala, a mio modo di vedere, è sicuramente un buon compromesso. Quindi questo Dunkelgelb è assolutamente approvato. Poi ho provato questo marrone, ho fatto delle prove poi, quindi sempre con la stessa diluizione e a pressioni molto alte con l'aerografo, e devo dire che sono riuscito in effetti a realizzare delle macchie anche piuttosto interessanti. Tuttavia ho poi voluto cancellare il lavoro fatto con l'aerografo che state vedendo in questo caso, in questo passaggio, anche perché forse era meglio andare a mascherare il tutto, ma ho voluto lavorare a mano libera. E per testare, come vi dicevo, i colori, ho provato direttamente con il pennello. Quindi mi sono prima fatto trascinare dall'aerografo, ho lavorato con l'aerografo, e poi ho detto ma sì, proviamoli anche a pennello. Qui vedete come effettivamente anche con l'aerografo si riesce a stendere molto bene questo colore. Questo è il Rot Brown, che come vi dicevo verrà ora dato a pennello. Ho ovviamente diluito molto il colore, come vedete in questo passaggio. Quella è dell'acqua che ho utilizzato su questa vaschetta, e poi molto
semplicemente ho iniziato a delineare delle macchie. La possibilità di avere un mezzo della Airfix degli anni 60 o 70, quindi un mezzo piuttosto vecchio, è stata molto apprezzata in questo caso, perché ovviamente mi ha permesso di sperimentare, quindi solo ed esclusivamente il colore e i colori, senza dover pensare al montaggio, in quanto ovviamente il kit mostra tutti i suoi anni. Ho quindi lavorato con il pennello e varie passate, essendo un colore piuttosto diluito, ma devo dire hanno una resa veramente ottima. Vedete, ecco qui le macchie, o meglio la mimetica, il marrone, che ho realizzato con questo secondo colore contenuto nel set. Mentre vedete le immagini con la mimetica, o meglio il primo tono della mimetica, fatemi salutare il mio amico Giampiero del canale Jesus Playroom, che nel suo video mi ha citato e voglio ancora ringraziare, e devo dire sta facendo una collezione di auto, il video ve lo riporto qui sotto in descrizione, davvero interessante. Nel frattempo io sono andato avanti con la realizzazione del terzo colore, quindi del secondo colore mimetico, in questo caso il verde, sempre il verde che è contenuto ovviamente nel kit. In questo caso ho lavorato con un colore ancora più diluito. Diciamo che questo pezzo mi è servito veramente per fare delle prove, delle quali tra l'altro sono stato molto soddisfatto e che mi hanno permesso di giocare e divertirmi con questo mezzo. Come vedete anche il verde è piuttosto diluito e con varie passate riuscirò, ecco qui, vedete questa è la prima passata, è la prima diciamo bozza di quella che è la mia mimetica. Come vi dicevo nel video poi ho voluto solamente provare i colori. Il pezzo è stato poi diciamo lavorato solitamente con colori ad olio, con prodotti della AK stessa, quindi prodotti per l'invecchiamento. Ho realizzato quindi poi i soliti passaggi che realizzo in tutti gli altri pezzi. Le foto finali le avete potute vedere. Spero che questo breve video sull'utilizzo di questi colori vi sia piaciuto e magari se volete potrò farne uno ancora più lungo, ancora più nel dettaglio. Infine vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere tutti i nuovi video e di rimanere sintonizzati. Buon modellismo a tutti!